Buonasera a tutte e tutti e ben ritrovati a questa terza stagione. Non siamo ancora nella routine, ma ci stiamo già allontanando dallo sperimentale, quindi si sta consolidando questo bellissimo progetto sostenuto e promosso dalla città di Lugano e dalla Fondazione IPSA per la ricerca e, diciamo così, con l'USI che fa un po' da cornice per accogliervi in questa meravigliosa sala. È un corso coordinato, inventato e coordinato dal professor Enzo Grossi, che ogni anno si dice: ma lo facciamo ancora, non lo facciamo più? Perché adesso comincio a conoscerlo, persona modesta, grande studioso, e lui dice: io sono abituato a insegnare nelle classi e arrivare qua e parlare a un pubblico diverso, però credo che anche lui ha accolto questa meravigliosa sfida. Il primo anno, per chi c'era di voi, vi ricordate, era una carrellata un po' sperimentale, per quello che ho usato questo termine di connubio fra la cultura e la salute, la medicina. Quindi si alternavano oratori di ambiti diversi, professori della facoltà di biomedicina. L'anno scorso è stato scelto un primo focus, quindi la musica, organizzato insieme adesso manca il nome, al Conservatorio di Musica, scusate. Quest'anno invece è stato scelto un tema diverso, le parole che curano, e anche qui abbiamo voluto che ci fossero dei partner al bordo di questo progetto, e quindi salutiamo la Fondazione Sasso Corbaro, rappresentata dal professor Malacrida stasera, ma anche una facoltà, la Facoltà di Comunicazione, Cultura e Società. Quindi sta diventando un progetto interfacoltario, perché credo che le belle esperienze è importante poterle condividere coinvolgendo altre persone. Ecco, io mi fermerei qui, inviterei già il relatore, organizzatore, l'uomo della serata e l'uomo del corso, il professor Enzo Grossi, che parlerà stasera del tema unitamente corpo, come le emozioni modificano il nostro organismo. La struttura è un pochettino diversa, non so se l'avresti detto tu o... È un pochettino diversa, quindi ogni anno si cerca di cambiare qualcosina, quindi ci sarà un relatore principale e poi ci saranno delle letture, e quindi salutiamo anche il LAC che partecipa a questa avventura con degli attori che leggeranno dei testi, e poi ci saranno dei discussant, quindi dei discussant testimonial che rifletteranno un attimino sul contenuto del relatore principale. Avete visto il programma, è un programma in 7 serate con relatori che vengono anche da oltreoceano, con relatori, il professor Grossi bisogna riconoscergli questa aderenza profonda al pensiero scientifico, quindi non parliamo di cose belle e sane, ma di cose documentate che hanno dimostrato da studi, dall'esperienza la loro efficacia, ed è penso questo che rende questo corso così interessante e robusto. Ecco, allora a te la parola, grazie per guidarci anche quest'anno, è un onore averti qua, vi do il benvenuto, vi vediamo molto numerosi. Non sappiamo se siete lo stesso pubblico dell'anno scorso, forse sì, forse ci sono persone nuove. L'anno scorso capitava di vedere un pubblico diverso da serata a serata, a dipendenza dell'ambito trattato col tema della musica. Per il resto ci rivedremo nelle prossime 7 serate. Grazie ancora per partecipare e godetevi la serata. E grazie ancora a chi ci sostiene per questo bellissimo progetto. Saluto Silvia Misiti per la Fondazione IPSA e Luigi Di Corato per la città di Lugano. Grazie ancora.
Sono io. No, ci tengo alla formalità. Bene. Buonasera a tutti. È un piacere rivedervi o incontrarvi per la prima volta a questa terza edizione di questo corso, in cui continueremo il nostro viaggio tra le attività culturali che fanno bene alla nostra salute. E salto la parte che è già stata ricordata dal professor Pedrazzini, cioè praticamente questo non funziona. Gli argomenti dell'edizione 2021, poi abbiamo avuto la musica come cura, questo era il programma, che erano con speaker che erano, a differenza del 2021, in presenza, perché 2021 avevamo avuto, purtroppo la pandemia ci ha impedito di avere gli speaker in presenza. Devo usare questo mouse perché il coso non funziona. Scusate, ma ecco, per l'edizione, come diceva il professor Pedrazzini, di quest'anno abbiamo pensato di dedicare il corso alla narrazione in tutte le sue forme, intitolando Parole che curano. Quindi abbiamo tanti tipi di parole, scritte e dette, parole di uno scrittore che poi viene letto da adulti e bambini, quindi la letturoterapia, ne sentiremo parlare nelle prossime due lezioni, le parole di un individuo che scrive di se stesso, una tecnica particolare che si chiama scrittura espressiva, e avremo proprio, diciamo, l'ideatore di questa particolare tecnica, le parole del paziente da ascoltare da parte del medico, quindi la medicina narrativa, e anche qui avremo la figura eminente che negli Stati Uniti ha promosso questa disciplina, Rita Sharon. Parleremo di narrazioni sul digitale, perché ovviamente sempre di più si usa il mezzo digitale, e termineremo con le parole sul palcoscenico, ovvero il teatro sociale di comunità, e anche qui vedremo i benefici di questa attività. Sì. Allora, le parole sono importanti. Vi faccio vedere, mi faccio aiutare da Nanni Moretti per esprimere meglio questo concetto. Chi parla male pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti. Questo è il film Palommella Rossa, se qualcuno lo ricorda. Ecco quindi il programma di quest'anno che avete davanti a voi, questo circolo virtuoso che vede coinvolti 4 istituzioni, già ricordate dal professor Pedrazzini, quindi l'USI con la Facoltà di Biomedicina e di Comunicazione, la IBSA Foundation per la ricerca scientifica, che è promotrice di questo corso con la città di Lugano, e quest'anno appunto un ruolo molto importante il LAC, Lugano Arte e Cultura, per la direzione artistica degli intermezzi teatrali, e qui poi presenteremo la mente di questa parte. Quindi grazie a questo magico quartetto possiamo proseguire questo percorso. Ora mi metto il cappello dello speaker. Come nel 2021 il programma inizia con un mio seminario che ha questo titolo: Unità mente-corpo, come le emozioni modificano il nostro organismo. Penso che sia un tema molto importante perché ci aiuta a capire come mai le varie pratiche culturali ed espressive di cui parleremo nelle prossime lezioni, ma anche quelle degli anni precedenti, risultino benefiche per la nostra salute sia fisica che mentale. Nella percezione comune la psicologia si occupa della mente, mentre la medicina si occupa del corpo.
Ma è davvero così? Ci chiediamo questo? A partire da Cartesio, alla medicina e alla biologia è stato assegnato il compito di occuparsi del corpo e in seguito la psicologia si è focalizzata sulle manifestazioni psichiche. Ecco, Cartesio fu il responsabile di questa dicotomia perché aveva sostenuto in questa sua celebre sesta meditazione che la realtà è costituita da due sostanze fondamentali, ontologicamente separate e incapaci di interagire, ovvero la res cogitans, mente e anima, e la res extensa, il corpo. E Cartesio utilizzò una teoria fluido-meccanica per spiegare il funzionamento del cervello, che era ripresa ancora da Galeno, però pensava che questo potesse spiegare solo il comportamento animale, ma non le più alte funzioni mentali degli esseri umani, perché per Cartesio le capacità mentali risiedevano al di fuori del cervello, in un'altra dimensione. La mente veniva considerata come un'unità astratta e spirituale che comunica con il corpo attraverso una parte del cervello che è l'epifisi. E lui sosteneva questa teoria e lo vedete in questa raffigurazione. Ho un problema di andare avanti con le slide. Credo di avere un problema di avanzamento delle slide, mi spiace, ma vediamo, speriamo di andare bene. Eppure, già 10 anni prima, William Harvey, che è il primo scienziato a descrivere accuratamente il sistema circolatorio umano, è un gigante della medicina, e le proprietà del sangue pompato dal cuore in tutto il corpo, scriveva che qualsiasi sollecitazione della mente sperimentata come dolore o piacere, come attesa o paura, è causa di squilibrio psicosomatico la cui influenza si estende al cuore. Quindi questo alcuni anni prima di Cartesio diceva quella affermazione sulla res extensa. Anche peraltro Charles Darwin, nella sua opera The Expression of Emotion in Man and Animal, prende e rassegna le manifestazioni somatiche degli stati emotivi, come sudorazione, tachicardia, erezione dei peli, dilatazione pupillare. E mi date un aiuto per questo telecomando non funziona, mi spiace, ma uso il mouse, però sarebbe meglio questo. Ecco, un notevole passo avanti nella fisiologia delle emozioni si deve a questo medico austriaco, Hans Seyle, che nel 1936 osservò che le cavie di laboratorio reagivano a diversi stimoli nocivi allo stesso modo, in maniera specifica, e definì proprio il termine stress come il risultato di un processo di adattamento che coinvolge l'individuo durante la percezione di una situazione avversa o dannosa, e introdusse anche il termine General Adaptation Syndrome. Ma nonostante questi importanti contributi scientifici, il dualismo che nasce con Cartesio è rimasto. Con una separazione mantenne questo credito e determinò di fatto, o contribuì a questa separazione, tra discipline umanistiche da una parte e discipline scientifiche dall'altra, tra psicologia e medicina clinica. Non ultimo, nell'ordinamento scolastico abbiamo il liceo classico e il liceo scientifico, cioè c'è una netta separazione. Eppure nell'antichità la ricerca filosofica e quella scientifica andavano a braccetto. Qui vedete il famoso affresco di Raffaello, La scuola di Atene, e
in cui sono rappresentati sullo sfondo di un maestoso edificio classico filosofi e matematici antichi. Sono 58 figure presenti in totale, e i due personaggi centrali sono Platone, ovvero il sommo filosofo, e Aristotele, il sommo, chiamiamolo scienziato, anche se non si parlava ancora di scienza. Peraltro giova ricordare che i maggiori matematici della storia erano anche filosofi. Pensiamo da Pitagora a Talete, a Leibniz, Pascal e anche alcuni ultimi matematici come Poincaré o altri che diciamo che fino al secolo scorso c'è stata questa unione, poi è stata anche qui una iperspecializzazione. Sono passati quasi 60 anni da quando questi due autori, Solomon e Moose, psichiatri della Stanford University a Palo Alto, ipotizzarono per la prima volta che le emozioni potessero influenzare la funzione del sistema immunitario. Nella decade successiva, George Engel, medico e chimico newyorkese, influenzato dallo psichiatra John Romano di Boston, definisce il modello biopsicosociale, il cui presupposto fondamentale è che la salute e la malattia sono conseguenza di un'interazione complessa tra fattori biologici, psicologici e sociali, e pubblica questo manifesto sulla rivista Science. È un punto di svolta, secondo me, della medicina moderna. Questo modello biopsicosociale, che ha diversi, chiamiamo, capisaldi, era stato elaborato perché lui pensava dovesse diventare un quadro concettuale per guidare i medici nel loro lavoro quotidiano con i pazienti. E lo scopo era quello di avere un indirizzo ad un'esplorazione teorica ed empirica non solo verso la comprensione dei processi fisiologici e delle malattie, ma anche verso la comprensione della dimensione umana nel suo insieme. E quindi, secondo Engel, il medico, per risolvere e comprendere la malattia, non deve solo occuparsi dei problemi di funzione degli organi, ma deve rivolgere l'attenzione ad aspetti psicologici, aspetti sociali dell'individuo che interagiscono e sono in grado di influenzare l'evoluzione della malattia. Quindi la malattia, la salute non è legata solo a fattori costituzionali quali l'età, il sesso e il patrimonio genetico, ma anche a altri fattori come stili di vita individuale piuttosto che le relazioni sociali che l'individuo coltiva e la sua integrazione nella comunità. Una di queste capisaldi di questo modello biopsicosociale, di cui potete leggere i termini, è quello che ho messo in grassetto. Mente e corpo non sono separati. Quindi lui lo presenta in maniera molto decisa. Ad oggi si è accumulata una rilevante quantità di dati clinico-sperimentali che hanno provato che le condizioni di stress legati a particolari avvenimenti della vita, quelli che gli anglosassoni chiamano life events, possono favorire l'insorgenza delle malattie somatiche. E insieme al professor Angelo Compare dell'Università di Bergamo ne ho parlato in questo volume Stress e disturbi da somatizzazione, che passa in rassegna le malattie legate o facilitate dallo stress. E qui nell'indice potete vedere quali sono gli ambiti in cui si è dimostrato un ruolo decisivo dello stress. L'ambito è molto vasto, si copre praticamente gran parte della medicina interna. Quindi parliamo di malattie immunitarie, patologia gastrointestinale e patologia cardiovascolare. Qui volevo ricordare nel campo cardiovascolare questa sindrome di Takotsubo, che è anche nota come Broken Heart Syndrome, sindrome del crepacuore, che è stata descritta dai giapponesi negli anni 90 come una nuova entità e una patologia innescata da stress psichici forti.
quindi forti emozioni, paura, panico, spaventi, lutti, colpisce prevalentemente il genere femminile e dà delle manifestazioni cliniche che la fanno assomigliare ad un infarto cardiaco. Difatti vengono ricoverati in pronto soccorso, poi ci si accorge che l'infarto non c'è, però c'è una deformazione del ventricolo sinistro con una forma a cestello che in giapponese si chiama tsubo. È un cestello che viene usato dai pescatori giapponesi per la pesca del polipo, che si chiama tako, quindi la sindrome Tako-Tsubo è stata denominata. Recentemente si è scoperto un collegamento diretto tra cervello e sistema immunitario attraverso i vasi linfatici della meninge. Questo studio è stato pubblicato su un'altra rivista molto importante che è Nature, pochi anni fa, nel 2015. Questo è un altro contributo di un paio di anni fa che conferma il collegamento diretto tra sistema nervoso centrale e sistema immunitario, mettendo in evidenza la distribuzione di terminazioni nervose simpatiche nei linfonodi, che potete vedere circolettati in nero. Ecco, tutti quei circoletti sono i nervi simpatici che entrano nel linfonodo. Quindi è chiaro che questo significa un influsso diretto di quello che succede nel cervello sul sistema immunitario. Infine un altro lavoro sperimentale effettuato in modelli animali, che però sono indispensabili, che ci dice che il cervello e i vasi sanguigni comunicano attraverso il sistema immunitario. Anche qui quindi ci stanno aprendo nuove prospettive nell'ambito dell'aterosclerosi. Si potrebbero pensare a delle nuove forme di terapia. Da tutto quello che vi ho detto brevemente, abbiamo visto che le emozioni negative, cioè quelle legate allo stress, sono sicuramente in grado di causare malattie o di concausare malattie. Ma l'interrogativo che ci interessa se sono le emozioni positive a fare il contrario, cioè essere benefiche per il corpo oltre che per la mente, magari attraverso un contrasto ai meccanismi nocivi dello stress. Beh, il fatto che l'arte e la bellezza siano a tutti gli effetti salutogenici era già stato intuito nel Medioevo, soprattutto nel Rinascimento. Vediamo gli affreschi di Santa Maria della Scala a Siena, il primo ospedale mai costruito al mondo, che indicano una chiara intenzione di creare un ambiente favorevole alla guarigione con la bellezza, che è stato questo, adesso è un museo, ma è stato ospedale operativo sino a 15 anni fa. Quindi i pazienti erano degenti con un letto che guardava questi affreschi del Domenico di Bartolo. Se qualcuno ricorda la lezione dello scorso ottobre sugli effetti salutogenici e terapeutici dell'ascolto musicale, qui avevo cercato di riassumere le evidenze degli studi con un quadro abbastanza complesso, ma con alcuni neuromediatori come la dopamina, che da una parte ci dà la sensazione di benessere e anche addirittura può intervenire e modulare il dolore, e altri mediatori come l'ossitocina, l'endorfina e la serotonina. Ora, per rimanere in ambito musicale voglio citare questo bel lavoro italiano sugli effetti benefici dell'ascolto di musica classica in pazienti con insufficienza cardiaca. Si tratta di uno studio randomizzato, quindi molto rigoroso, e in questo studio randomizzato voi potete vedere l'andamento dei punteggi di una scala che è il Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire, quindi è una scala che misura la qualità di vita. Questi sono gli item che avranno a che fare con la salute fisica, e vedete che nel gruppo musica, quello non tratteggiato, c'è una riduzione di gravità molto importante. Per restare nell'ambito del programma di quest'anno, che è dedicato alla narrazione, mi riferisco a questo nostro ospite che verrà, appunto, vi ho parlato di scrittura espressiva, che è James Pennebaker, da Austin, nel Texas, e questa pratica da lui formalizzata
è stata addirittura dimostrata essere benefica nei pazienti con trapianto di rene, in uno studio, che è questo, pubblicato da un gruppo del Policlinico della Sapienza di Roma, in cui i pazienti trapiantati avevano queste, chiamiamole, esercitazioni in scrittura espressiva, di cui poi, se qualcuno di voi sarà presente alla lezione del professor Paybaker, spiegherà molto meglio di me di cosa si tratta. Ecco, in questo studio c'è un andamento della azotemia, quindi funzionalità renale, nei 3 tempi pre-trapianto, dimissione dopo 3 mesi, e gli esercizi vengono fatti durante il ricovero. Vedete che c'è una differenza molto forte nei 2 gruppi. La scrittura espressiva riduce l'azotemia in maniera molto, molto rapida e direi molto importante. Parallelamente alla riduzione dell'azotemia c'è una ripresa del filtrato glomerulare, con una differenza significativa nei 2 gruppi a favore della scrittura espressiva. Un altro studio sorprendente, sempre sulla scrittura espressiva, è questo, secondo il quale questa pratica favorisce addirittura la cicatrizzazione delle ferite. Come si può pensare a tutto questo se non attraverso un'unità mente-corpo? Non c'è altro modo. Parliamo ora del meccanismo d'azione principale con cui le emozioni positive che ci vengono da un'esperienza di bellezza in senso molto lato contrastano gli effetti negativi dello stress. Lo stress è indubbiamente il killer silenzioso della nostra epoca e il responsabile è il cortisolo, che è responsabile dei maggiori danni di questa situazione. Cortisolo che viene secreto attraverso stimoli neuroormonali di origine ipotalamica e entra in circolo. Se questa entrata in circolo perdura per molto tempo, quindi lo stress è cronico e prosegue ogni giorno, le conseguenze sono queste: un danno neuronale, quella che si chiama in termini tecnici apoptosi dei neuroni, che predispone ad esempio alla malattia d'Alzheimer, un effetto immunodepressivo, perlomeno questo era l'effetto più logico, no? Perché il cortisone è un ma recentemente si è visto che addirittura c'è un effetto paradosso pro-infiammatorio che entra in gioco, in cui l'eccessiva increzione di cortisolo produce una infiammazione cronica che può predisporre al cancro o peggiorarlo. E poi l'accorciamento dei telomeri, che sono delle terminazioni dei nostri cromosomi, con un blocco della replicazione cellulare e riduzione della longevità conseguente. È stato anche osservato un altro circuito cosiddetto dell'ansia e della paura, che si manifesta attraverso la regione del cervello che si chiama amigdala. L'attivazione dell'amigdala si è provato essere in grado di attivare il sistema nervoso simpatico, che in periferia, come conseguenza, attiva uno stato pro-infiammatorio delle cellule immunitarie e crea un circolo vizioso. Questo sistema simpatico sulle cellule immunitarie fa produrre delle citochine pro-infiammatorie, delle molecole che sono responsabili dei fenomeni dell'infiammazione, che nell'ambito dei tumori predispone ad una esacerbazione della patologia, può facilitare metastasi e comunque dare degli effetti molto negativi. Gli studi della neuroestetica ci hanno permesso di capire che le emozioni positive sono in grado di agire su un centro specializzato che si chiama centro della bellezza, di cui avevamo parlato qualche lezione fa. Questo centro della bellezza riverbera su altri centri ancestrali come il nucleo striato e l'ippocampo,
si crea un cosiddetto circuito della bellezza e questi nuclei cerebrali secerno dei neuromediatori che noi chiamiamo salutogenici, perché ci danno la sensazione di piacevolezza e di soddisfazione, di benessere, ma gli stessi mediatori, si è visto, sono in grado anche di bloccare o perlomeno inibire la produzione di cortisolo e sono anche in grado di inibire l'attivazione simpatica. Quindi capite che le emozioni positive hanno questa possibilità di bloccare quello che abbiamo visto essere estremamente dannoso e portare praticamente a malattie mortali. Ed è proprio l'ossitocina a entrare in gioco riducendo il cortisolo e la produzione simpatica. Sono tutti dati che sono stati acquisiti negli ultimi anni. Vi faccio vedere rapidamente le pubblicazioni sulla ossitocina e l'amigdala. Questa è un'altra pubblicazione del 2019 e questa è una pubblicazione dell'anno scorso. Quindi abbiamo un quadro ancora più complesso dove questi neuromediatori possono intervenire anche come terapia della depressione, ansia, del danno da stress e anche del dolore. Chiuderei questa relazione citando un piccolo esperimento che ebbi la fortuna o la sfortuna di organizzare, perché ne sono stato molto coinvolto quando insegnavo all'Università di Bologna, che si chiama Esperimento di Vicoforte. È uno studio che ha coinvolto 100 partecipanti che hanno accettato di essere studiati sia dal punto di vista psicologico, quindi stato di benessere, che dal punto di vista biologico, cioè livelli di cortisolo salivare che equivalgono a quelli del cortisolo circolante. Prima e subito dopo la salita alla cupola del santuario di Vicoforte presso Mondovì, in Piemonte. Si tratta di un'esperienza molto potente, sia di bellezza ma anche di emozione, perché bisogna salire imbragati, c'è un po' di avventura perché è stato messo a punto una salita in sicurezza e dopo questa arrampicata si arriva al culmine della cupola dove si possono ammirare da molto vicino i bellissimi affreschi del Bartoloni, un pittore rococò, mentre dal basso si vedono molto da lontano, si intuiscono ma non si apprezzano fino in fondo. Qualche slide di queste erano gruppi di 10-15 persone che venivano portati su, alcune viste dall'alto, e quello che abbiamo dimostrato è la caduta del cortisolo, vedete il segmento in rosso, nel giro di un'ora e mezzo, e in parallelo alla salita del benessere percepito. Abbiamo pubblicato questo lavoro su una rivista medica scientifica e questo piccolo lavoro ha avuto un eco notevole perché molti quotidiani a livello internazionale ne parlarono perché si trattava di uno dei primi esperimenti mai fatti in questo modo e ha aperto le strade delle nuove esperienze, sono state fatte dopo questo lavoro in altre parti del mondo e hanno confermato questi risultati. Ormai abbiamo una vasta letteratura che sostiene l'importanza degli interventi psicosociali miranti a ridurre lo stress nei pazienti affetti da cancro, che è ovviamente una condizione dove c'è una percezione di stress molto forte da parte del paziente e anche da parte dei familiari, con benefici sulla sopravvivenza. Non abbiamo tempo di entrare nel merito di questi particolari studi, ma vi assicuro che la mole di evidenze scientifiche che si sta accumulando è davvero impressionante e dovrebbe fare cambiare attitudine a molti colleghi che non considerano questa altra sfera. Quindi l'insieme di questi dati porta a ritenere, come è stato descritto in questo articolo pubblicato su Nature all'inizio di quest'anno, che il cervello controlla la salute e la malattia, ovvero che mente e corpo sono uniti.
l'errore di Cartesio offre la base scientifica per porre fine a questa divisione così netta tra chi studia la mente e chi studia il corpo. Peraltro un medico e filosofo della Magna Grecia, Alcmeone di Crotone, sosteneva già nel IV-V secolo a.C. il ruolo egemonico del cervello nella salute della malattia. Quindi noi dobbiamo riscoprire quello che grandi medici, anche Ippocrate stesso, aveva sostenuto fin dall'inizio. Dobbiamo solo riscoprirli. Arrivo alle conclusioni. Ho cercato di convincervi che lo stress è responsabile di molte malattie medico-cliniche, che il cervello influenza il sistema immunitario, che le emozioni modificano i parametri fisiologici e vitali e controllano perfino i meccanismi degenerativi tumorali. Quindi corpo, cervello e ambiente sono una sorta di intreccio da cui emerge l'esperienza del mondo come la conosciamo nella vita quotidiana, e questo rende plausibile biologicamente tutti gli effetti di cui abbiamo parlato, ne stiamo parlando perché ce ne sono degli altri in questo corso. Abbiamo parlato molto, molto bene della musica, nel senso in profondità, altri aspetti li abbiamo un po' sfiorati, quest'anno ci addentreremo invece nella narrazione. E credo sia necessario a questo punto che la medicina si riappropri di questo concetto che era familiare agli antichi fondatori, di un'unità indissolubile tra mente e corpo. Con questo vi ringrazio dell'attenzione. Ora mi metto il cappello del coordinatore e torniamo a parlare di questa giornata. E perché il corso di quest'anno prevede nell'intervallo tra questa, diciamo, lettura principale e poi gli interventi di discussants, dei monologhi, e quindi vorrei dare la parola diciamo alla mente di questa parte drammaturgica, Carmelo Rifici, regista e direttore artistico dell'AC di Lugano, Arte e Cultura, perché ha lavorato su questo insieme a dei collaboratori importanti. Magari ci può presentare sia il programma in generale che quello che oggi sentiremo dire da un'attrice. Prego. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Tanto è un onore essere qui, sono stato molto felice di accettare questo invito da parte di Silvia Misiti e di Luigi Di Corato, perché un tema così appunto specifico, no? sulla parola, la parola che cura, era chiaramente qualche cosa che mi competeva e soprattutto che mi interessava fortemente indagare da un punto di vista anche del rapporto con la medicina. Dirò solo due cose del perché per noi che facciamo teatro la parola è indispensabile. Non è soltanto perché attraverso la parola arriviamo al pubblico, ma che cos'è la parola, che cosa significa utilizzare la parola a teatro e soprattutto utilizzare la parola come strumento di relazione sia teatrale che narrativo. Viene da qualche cosa che per noi è sempre stato molto, molto importante, ovvero dall'utilizzo della parola greca, da come i greci, da come il teatro greco pensava fosse nata la gestione della parola. E questa... Devo avvicinare il microfono? E la parola per i greci era fondamentalmente un pharmakon, ovvero una medicina. Che cosa significa medicina? Dobbiamo chiederci. La medicina non è soltanto ciò che aiuta, ciò che cura, ciò che porta fuori dalla malattia, ma può essere anche ciò che ammala, ciò che avvelena il corpo. E questa duplicità della parola, ovvero di avvelenare il corpo, prima di tutto, per poi farlo rinascere, per poi curarlo, portarlo fuori da quel caos, da quello che viene chiamato nell'antica Grecia il bitos, il bitume, la peste,
è ciò che caratterizza il teatro ancora oggi, ovvero gli attori vengono permeati da parole scritte da altri, non sono parole proprie, sono spesso parole scritte da altri, vengono permeati, alcuni dicono addirittura che vengono proprio brutalmente trafitti dalle parole scritte da altri, affinché questa parola possa diventare parola di condivisione, parola catartica, parola che porta nella relazione con l'altro, nella relazione con il pubblico, una sorta di benessere. Ci libera dal male, ci libera dalla possibilità che il male rimanga costretto all'interno della mente e del corpo, non soltanto dell'attore, ma anche dello spettatore. E quindi per noi che il teatro lo pratichiamo, perché l'abbiamo studiato, ci è sembrato strano che nel corso dei secoli qualcuno abbia deciso di separare il corpo e la mente, no? di in qualche maniera di concedere ad alcuni specialistici l'utilizzo come dire, la cura del corpo e a alcuni la cura della mente, quando da tempi immemorabili sappiamo, almeno abbiamo quella conoscenza che viene chiamata conoscenza greca, per cui l'oracolo, cioè ovvero la parola data dal Dio, passa attraverso il corpo per arrivare alle persone. Quindi la parola, secondo i greci, non nasce dall'uomo, ma è un regalo prezioso e pericoloso che il Dio fa calare dall'alto affinché soltanto pochi uomini, che poi diventano gli attori e le attrici, possano permettere alle persone di levare da dentro quella parte oscura e farla diventare ragionevole o comunque dominabile. Per questo motivo noi abbiamo deciso, anche grazie alla consulenza del dottor Malacrida, che ringrazio, di scegliere degli autori e di accompagnare queste 7 lezioni universitarie con dei monologhi che sono in gran parte presi da testi letterari di autori non soltanto drammaturghi, ma proprio anche narratori, che si sono confrontati o in prima o in terza persona con la malattia e hanno trovato il benessere, sollievo e talvolta addirittura un'accettazione praticando la scrittura. Sono testi, stasera sentiremo quello di Ada D'Adamo, ma poi avremo testi anche molto complessi di Elias Canetti, di Borges, di Lewis, di Brodkey, di Handke, insomma grandi autori a cui abbiamo associato altri brani che invece prendono spunto da veri e propri diari di dottori, diari di pazienti, parole che vengono utilizzate per provare a elaborare una malattia, elaborare un lutto, elaborare un dolore e per rendere questo dolore significato e non soltanto imprigionare l'essere umano all'interno di quella impossibilità. E stasera, a volte quella cosa che forse mi piace dire è che questi monologhi che ascolterete potranno sembrare talvolta anche molto aspri, molto forti, perché nascono proprio dalla reale esperienza degli autori e sono intensi in quanto intensa è stata la loro propria, come dire, esperienza all'interno del dolore e poi all'interno della scrittura, e anzi che grazie alla scrittura le parole sono diventate non soltanto, hanno tolto come dire, quel peso e sono diventate per loro significato. Si trattano di testi che poi sono stati appunto riscritti da Riccardo Favaro, un gran bravo drammaturgo, giovane ma veramente molto, molto prezioso per il teatro italiano, e che poi abbiamo distribuito ad attori molto importanti del panorama teatrale italiano. Stasera ci sarà Nai Traversi, che ringrazio, qui con noi, e poi nelle prossime lezioni avremo Mariangela Granelli, Camilla Semino Favro, Igor Horvat, Fausto Cabra, Federica Fracassi e Giovanni Crippa. L'unica cosa che vorrei dirvi prima di lasciarvi alla lettura di Anaì è che la D'Adamo, che ha scritto questo libro, in realtà adesso non c'è più, ci ha lasciato questo grande testamento. La D'Adamo è morta di un brutto cancro, aveva una figlia disabile, ha utilizzato la scrittura per aiutare prima di tutto sua figlia all'inizio, aveva proprio bisogno attraverso la scrittura di rafforzare il proprio corpo per essere artefice di aiuto nei confronti della ragazza, e poi si è scoperta essa stessa a un certo punto bisognosa di cura e di attenzione, e la letteratura
credo gli sia servito proprio per questo motivo e ci ha lasciato questo grande romanzo che poi giustamente ha vinto il premio Strega quest'anno, perché si tratta di un vero e proprio capolavoro letterario e non soltanto terapeutico. Grazie mille per l'attenzione. Quando stiamo in piscina, senza peso, lentamente il tuo corpo perde la sua rigidità. A pelo d'acqua butti indietro la testa e ti liberi della cuffia. Ti piace sentire il fresco nel collo, bagnarti tutti i capelli. I nostri corpi finalmente diventano uno. Ti stringo in un abbraccio che ti avvolge del tutto, un abbraccio sferico. Non c'è più lo schienale della sedia che mi impedisce di toccare la tua colonna vertebrale. Sento le tue gambe, dai piedi alle anche, e poi il bacino, lo stomaco, lo sterno e su fino al viso. Posso darti 1000 baci bagnati. Di te ci sono finalmente un sopra e un sotto, un davanti e un dietro simultaneamente. In piscina troviamo refrigerio. Tutto si alleggerisce. L'assenza di peso ci rende euforiche. Bisognerebbe potersi immergere ogni giorno in una pozza d'acqua nella quale, stringendosi in un abbraccio, sciogliere per un po' del peso della vita. Poi prendere la scaletta, risalire, asciugarsi e rimettere sulle spalle il proprio carico. Chi ha la fortuna di godere di buona salute ha poche ragioni per soffermarsi sul corpo e sulla sua relazione con l'esterno. Se gli organi funzionano, possiamo fare tutto: mangiare, camminare, fare l'amore. Diamo troppo spesso così per scontato il nostro stato, il nostro essere, la nostra realtà. D'altra parte, come scriveva John Donne, la malattia è la miseria massima e la massima miseria della malattia è la solitudine. Mi è parso di leggerlo più volte nella vita di persone che riflettono come specchi parte della mia esistenza. La solitudine. Sulle pagine di cronaca, cose come uomo di 60 anni uccide il proprio figlio disabile, oppure una moglie cerca di aggredire chi ha occupato il posto auto del marito invalido. Una famiglia si rivolge ai servizi sociali perché non vuole più occuparsi del figlio undicenne autistico. Quando ho letto decine di storie simili, mi sono parse tutte vere. E ho sempre faticato a capire chi fosse la vittima e chi il carnefice, perché sento di capire entrambi, perché probabilmente anche io sono entrambe le cose. Mi domandavo allo stesso tempo come hanno potuto, e subito dopo, ma come hanno fatto a resistere, a non crollare prima. Avere un figlio invalido significa essere soli, irrimediabilmente, definitivamente soli. Poco dopo la tua nascita ho letto l'intervista di un uomo, uno scrittore, che da poco aveva perso la figlia, affetta da una grave malattia. Tra le tante cose ricordo che disse: finalmente sarò in grado di dormire. All'epoca la verità di quelle poche parole mi investì come un mare, come un'onda, il sale del dolore misto alla schiuma del sollievo. Lo sapeva bene quello scrittore di che sostanza è fatta la solitudine. È una compagnia così instancabile da farti compagnia, e così tanta compagnia che alla fine non si ha più paura di nulla.
Quando è buio e tu urli e io non so più cosa fare per farti smettere, quando sento e vedo la tua sofferenza ma non riesco a trovare una cura. Cosa vuoi che sia in questi momenti una telefonata che non arriva? Un posto vuoto a tavola o a letto? Posso sopportare tutto se sono capace di assistere al dolore della mia carne. Anche il morire, allora, mi sembra una possibilità. Appena sei nata ho compreso che il mio corpo avrebbe avuto bisogno di manutenzione e cura non meno del tuo. Per poter stare accanto ad un bambino disabile bisogna avere anzitutto il fisico. Ed è questa la ragione per cui le mamme dei bambini disabili si augurano soprattutto di essere sempre in buona salute. Per te, che non tieni dritto il tronco e la testa e non puoi stare nemmeno seduta senza un sostegno, che non usi le braccia e le mani e non puoi fare leva, non puoi aprire o chiudere le dita, l'unica posizione sostenibile in autonomia è quella supina. Gli altri bambini ad un certo punto smettono di stare sdraiati, di succhiare il latte, di fare la pipì. I loro genitori si liberano di fasciatoie e scaldapappe, passeggini e sdraiette per il bagno, smettono di spendere una fortuna in salviette umidificate e soluzioni fisiologiche monodose. Per noi, invece, gli anni dell'accudimento non finiscono mai. Così ho fatto ginnastica negli anni per tenermi allenata e non bloccarmi mai. Ho continuato a frequentare il mio corso di danza contemporanea per oliare le articolazioni. E durante le ore di danza non ho mai staccato il telefono, gettando ogni tanto lo sguardo allo schermo che si illuminava, poggiato in bella vista contro il muro. Venivo aggiornata in tempo reale sulle tue pappe, sulle tue cacche. Qualche volta ricevevo messaggi su malessere che mi facevano fuggire verso casa anzitempo. La mia insegnante capiva subito e mi lasciava fare. Io non riuscivo mai a rilassarmi fino in fondo, ma a tratti vivevo attimi di totale immersione nella gioia del movimento e nel piacere della condivisione con i miei compagni di corso. La diagnosi preannunciata da una fitta alla schiena proprio di ritorno da una lezione mise fine anche a questi pochi momenti. E io, che sul mio corpo allenato da tanti anni di pratica avevo puntato tutto, proprio perché mi fosse alleato nella cura di te, non ero affatto preparata ad assistere alla sua lenta, progressiva degenerazione. L'urgenza della malattia toglie le forze, mette temporaneamente a riparo dall'agire, dal vivere. Poi viene invece il tempo dilatato delle cure, dove l'obiettivo è uno soltanto: combattere per sconfiggere il male. Ma poi, dopo un po', se resti vivo, cominci a interrogarti sulla vita che ti è rimasta. Signora, lei sta benissimo, ti dicono gli oncologi. Ma io non sto bene, provo a replicare. Cerco di spiegare le ragioni, elenco una serie frettolosa di effetti collaterali della terapia antiormonale. Io non ricordo più i nomi delle persone. Sento che tutto quello che ho imparato in una vita passata sui libri sta lentamente evaporando. In pubblico mi mancano le parole. Comincio a balbettare, esito, mi sottraggo, faccio di tutto per rendermi invisibile. I medici allora mi guardano con malcelato fastidio, come davanti al capriccio di una bimba viziata. L'ho scampata bella e mi lamento per un'unghia incarnita. Ecco che allora io stessa tento di minimizzare, come se la qualità della vita fosse un lusso al quale si può pure rinunciare se si ha la fortuna di avercela ancora una vita. La malattia mi ha tolto le forze, le cure mi hanno tolto la memoria. Lo ha detto anche Patrizia Cavalli. E posso leggere nelle sue stesse parole la mia stessa disperazione della perdita che mi anima. Non esiste scrittura senza memoria, non esiste lavoro,
non esiste vita. Passano così lunghi mesi in uno stato di latenza, mesi che diventano anni, anni in cui la fragilità si fa parte di me. Accettare che sarà così per sempre. È questo il punto da cui ripartire per immaginare un futuro. Quando ci fa male una parte del corpo, cerchiamo di evitare che qualcuno li si avvicini e talvolta quello che facciamo per il corpo lo facciamo anche per la nostra anima. Cerchiamo di non farci toccare. Oggi mi guardo allo specchio e non mi riconosco. Il corpo non riesce più a fare quello che faceva un tempo. Si affatica, rallenta, reclama il riposo. Ma se la malattia altera il sé, è stato allora che ho cominciato a diventare un'altra? Forse per non farmi toccare ho imparato ad alzare l'asticella dell'esasperazione. Ho smesso di prendere di petto ogni accadimento quotidiano e all'indignazione è subentrato un atteggiamento di accettazione della realtà. Quando il montascale della scuola si è rotto, inutile rodersi dentro se la bidella fa finta di non vedere per non aiutarmi a salire le scale. Non mi arrabbio più davanti alle macchine parcheggiate sugli scivoli, davanti ai materassi buttati sui cassonetti che ci sbarrano la strada e nemmeno per i sanpietrini divelti e le buche che mandano in pezzi la tua carrozzina. Non mi arrabbio più perché non sono e non sarò più quella di prima. Ora sono io. Sono io. Ripeto, battendomi il palmo della mano destra sul petto, ma attenta a non toccare il porto sottocutaneo, un catetere venoso centrale che mi hanno appena impiantato in corrispondenza della vena succlavia che ancora non riesco a includere nel mio passaporto di paziente. Dopo 3 anni la terapia antiormonale ha smesso di funzionare. Eccomi qua. Allora, in un letto del day hospital di oncologia, nella postura che tante volte ho immaginata, attaccata alla flebo. L'immagine del corpo malato che mai avrei voluto incarnare. Docetaxel, pertuzumab, darstuzumab, insieme a svariati altri farmaci si fanno strada lentamente, goccia dopo goccia, per un totale di 7 ore di infusione. È la mia prima seduta di chemio. Il personale è molto gentile. Io e la mia compagna di stanza abbiamo molto freddo, così un'infermiera prova ad accendere la stufetta attaccandola ad una ciabatta con su scritto il suo nome. Se l'è portata da casa, ma non funziona nemmeno quella. Ci copriamo con i giacconi. Io, la solita previdente, per l'occasione ho ficcato in una borsa una grande sciarpa di lana. Mi sono proprio organizzata bene, con i crackers, un libro, diversi podcast, il Kindle, come prima di partire per un viaggio lungo. Nei giorni seguenti la tossicità di quel veleno invade ogni fibra del mio corpo, scuotendolo dall'interno. Ogni giorno la scoperta di 1 o 2 effetti collaterali fino a sperimentarne un certo numero, qualcuno ricorrente, poi altri nuovi e inaspettati. Difficile entrare nell'ottica di idee che quel veleno è il mio esercito alleato, la mia truppa cammellata che si arma fino ai denti e parte all'attacco. Ancora un'altra guerra. Io me la sarei risparmiata volentieri. Il corpo si ribella, insorge. Dopo un paio di settimane inizio a perdere i capelli. Mi ero preparata con largo anticipo. Appena tornata a casa dalla visita con l'oncologo, che mi aveva annunciato l'inizio della chemio, avevo preso appuntamento e il giorno dopo ero già seduta sulla poltrona del parrucchiere. Un bel taglio corto
e sotto i colpi delle forbici ai miei piedi, nel giro di mezz'ora, si erano raccolte le ciocche di capelli biondo Roma Nord. Del resto non mi piacevano affatto. Ma per quanto uno ci si prepari, ritrovarsi le mani piene di capelli è stato uno shock. Ma ancora una volta l'esperienza di te, dei tuoi capelli, che spesso ti ho fatto tagliare molto corti, mi è venuta in soccorso. Tutti se ne lamentavano, ti scambiavano per un maschio, mi accusavano di aggiungere mortificazione alla mortificazione. Già eri disabile e ti rapavo pure a zero. Pochi erano a conoscenza della verità, ovvero evitare che te li tirassi, come fai quando sei nervosa, soprattutto di notte. Ma quando sono lunghi, hai dei capelli così belli. Un biondo cenere identico al colore che avevo alla tua età. Un po' ondulati, però. E questo l'hai preso dal babbo. Ma, insomma, lo stesso giorno in cui mi crucciavo per quelle chiazze pelate in testa, eccoti tornare a casa da scuola completamente piena di pidocchi. Come al solito, il giorno prima avevi provato a comunicare il tuo malessere, ma io non avevo capito. Pensavo ti facesse male l'orecchio e ti avevo messo anche le gocce per l'otite. A mia discolpa posso dire che i pidocchi tu non li avevi mai presi. Dunque, quale momento migliore per dirottare l'attenzione dalla mia testa alla tua? Ma certo, dovevo avere più fiducia nella capacità che hanno i nostri corpi di comunicare, nel legame che ci unisce e che a volte trova sentieri misteriosi per manifestarsi. Ecco, questo episodio è come una porta che si apre sulla coscienza. A lungo ho pensato che le nostre due malattie fossero incompatibili, che i nostri corpi malati non potessero convivere e soprattutto che non potessero parlarsi. Invece, ogni comunicazione continua a passare attraverso il corpo, anche se malato. Anzi, oso dire, in virtù del suo essere malato. Io sono il mio corpo che accumula segni, ferite, cicatrici. Corpo che è il mio sigillo, testo che parla di me. Nella malattia rivelo tutto il mio essere. Nella malattia mi sviluppo, cresco come un fiore, trovo la mia vera vita. Così ha scritto Franz Kafka. Il corpo mi ispira, mi guida, mi insegna. In lui devo credere. Solo se riprendo fiducia nel mio corpo, lo posso esporre ai tuoi assalti. Posso farmi invadere da te. Non temere più nulla. Cerco conforto tra le pagine dei libri, bisognosa di conferme da chi ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza di inocularsi un veleno che è la propria cura ed è riuscito a tradurre i fatti in parole. Io sono nient'altro che la cura che faccio, così ha scritto Severino Cesare. E non solo nel farla, la cura presuppone l'esercizio quotidiano dell'amore. Non c'è altra vita che questa adesso, questa vita meravigliosa che permette altra vita. Sì, è così. La cura è la sola vita possibile per me in questo momento. Grazie. Mi sembra veramente un momento molto bello perché abbiamo
avuto modo di capire come si possono interfacciare la parte scientifica e la parte, diciamo così, letteraria legata a parole che narrano di condizioni esistenziali e in cui l'autrice con queste parole cerca di dare un senso a quello che le sta succedendo e anche trovare il modo di accettare questa prova durissima. Credo che questo intermezzo diventerà la parte più seguita di questo corso, ho questa impressione. La cosa mi fa molto piacere. Allora, noi adesso dobbiamo procedere col programma. Vediamo un attimo qui. Scusate. Qui siamo allora nella parte, diciamo, in cui abbiamo la possibilità di conoscere due persone molto particolari come discussant, che sono Giovanni Pedrazzini e Roberto Malacrida. Adesso mi siedo e li chiamerò qui a sedersi con me. Allora, prego, accomodatevi, tutti vi aspettano. Inizierò presentando il professor Malacrida, a cui darò la parola, e successivamente darò la parola al professor Giovanni Pedrazzini. Roberto Malacrida è una personalità davvero speciale da quello che ho conosciuto, che ha coniugato questa professionalità medica maturata nell'ambito della terapia intensiva a quella delle cosiddette medical humanities e quella legata all'etica medica. Medico internista, è stato primario medicina intensiva e anche direttore sanitario dell'ospedale civico di Lugano. Poi ha insegnato Medical Humanities presso l'Università di Friburgo e l'etica clinica presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Ginevra. Ha coperto diversi ruoli istituzionali, è stato cofondatore della Fondazione Sasso Corbaro, dove è proprio esponente di punta della parte che riguarda l'etica biomedica, è anche membro della Commissione Nazionale di Etica, e quindi chi meglio di lui può iniziare questa discussione dopo la parte introduttiva su unità mente-corpo. Prego, professor Malacrida. Sì, grazie, buonasera. Sono un po' in difficoltà, un po' da un punto di vista emotivo, e poi anche da un punto di vista, direi, intellettuale, perché dopo le parole che abbiamo appena sentito e per come le abbiamo sentite, diventa tutto un po' relativo, no? Il rischio di apparire, sì, banale, nel senso anche buono del termine, è grande. E a dire il vero, fosse possibile, il silenzio potrebbe essere la risposta migliore a quello che abbiamo sentito, a cominciare, sì, dalla relazione del professor Grossi, così differenziata, così profonda, sulla quale penso non si possa dire niente di più. E poi però mi ha colpito anche l'uso della parola e la modalità di questo uso da parte appunto del regista Rifici e di Anaì Traversi. Penso che sia difficile dire meglio. Comunque ho una decina di minuti e dirò un paio di cose che magari vi possono interessare. Mi soffermerò su alcuni aspetti legati soprattutto al tema della cultura nell'ambito della cura e della comunicazione etica,
e poi affronterò il ruolo della compassione nella relazione mente-corpo, proprio per ricollegarmi in un certo modo col modulo odierno. Quasi 25 anni fa creammo la Fondazione Sasso Corbaro per le Medical Humanities perché credevamo fortemente che la qualità dello stile della comunicazione e delle cure messe in atto al letto dell'ammalato lo aiutassero a superare meglio le difficoltà conseguenti la sua infermità, soprattutto nei momenti tragici della comunicazione di diagnosi e prognosi particolarmente preoccupanti. Eravamo convinti che la gentilezza, questa parola che per noi è stata molto importante, intesa come stile relazionale, e anche la parola stile è stata importante per molti anni, eticamente rispettoso questo stile fra curanti e ammalati fosse non soltanto doverosa, la gentilezza, ma persino utile per affrontare con più efficacia dolori, malesseri, mal di vita dovute alle terapie invasive e intensive. Ma in fondo, come si può educare ad uno stile gentile e rispettoso? Era stata la nostra domanda 25 anni fa. E in effetti già almeno 50 anni fa alcune facoltà di medicina statunitensi, per esempio Galveston in Texas, che visitammo agli inizi degli anni 2000, iniziarono a insegnare ai loro studenti e ai giovani medici sia come fosse vissuta la malattia da parte di chi ne era stato sorpreso, sia cosa fosse fenomenologicamente la malattia stessa. Un insegnamento orientato soprattutto a chi non l'avesse ancora conosciuta personalmente o attraverso magari le sofferenze di una persona cara. Veniva proposto lo studio e la discussione di testi letterari attorno alle conseguenze di un trauma, di un lutto, di una disabilità, scritti da artisti di genio. Una metodologia che poi nei decenni venne completata dalla medicina narrativa. Avrete modo di capire bene cosa è nei prossimi moduli, in uno dei prossimi moduli. In tale contesto, il percorso della nostra fondazione si concentrò soprattutto sulla narrazione cinematografica, che ci permise di affrontare in modo più collettivo la tematica dei dilemmi etici nella presa di decisione clinica, praticamente legata alle difficoltà dell'inizio e del fine vita, nell'ambito della donazione d'organi, degli stati vegetativi persistenti e poi ultimamente soprattutto della demenza. Letteratura, cinema o poesia o teatro, pittura o musica, anche perché la nostra convinzione si basava sulla tradizione che la cultura dei curanti potesse aiutare la comunicazione con gli ammalati e a renderli più consapevoli della loro condizione vulnerabile. Oggi, invece, tendiamo a pensare che prioritaria sia soprattutto la conoscenza rispettosa e l'accettazione della diversità dell'altro, soprattutto quando fragilizzato dalla povertà all'interno della nostra società benestante e certamente anche fragilizzato dalla disabilità mentale. Riteniamo infatti che determinante per la qualità di vita e probabilmente anche per la prognosi dei nostri mali non sarà soltanto la nostra cultura di curanti e le nostre conoscenze scientifiche, per esempio nella relazione mente-corpo, ma quella esistenziale del nostro prossimo, cosiddetto altro culturale di Marco G. Ma se la conoscenza esistenziale dell'altro, che supera il concetto di cultura dei curanti stessi, diventa determinante per la cura,
dovremmo chiederci da dove può nascere tale conoscenza. Per rispondere a questa domanda farò riferimento al concetto di umanità comune, common humanity, così come viene pensata presso il Centro per la ricerca e formazione in compassione e altruismo, interessante, in compassione e altruismo, della Facoltà di Medicina dell'Università di Stanford, frequentata dal dottor Michele Corengia, che è un ricercatore e prezioso collaboratore della nostra fondazione e che, diciamo così, ha fatto il suo lavoro dottorale attorno al tema del morire in cure palliative con un approccio interdisciplinare legato non da ultimo a questo concetto della compassione e dell'umanità comune. Il concetto di umanità comune ci insegna 3 punti apparentemente ovvi, ma nel contempo spesso ignorati dalla nostra società. Sarebbero: il primo, siamo parte di una realtà più grande di quella soggettiva, di un'esperienza umana condivisa, e nonostante le diversità, siamo fondamentalmente simili nel nostro bisogno di essere al sicuro, di essere felici e nel desiderio di non soffrire. Il secondo, non siamo soli nella sofferenza, perché essa purtroppo fa parte della vita ed è comune a tutti gli esseri umani. Il terzo, saper realizzare che la sofferenza è un'esperienza condivisa da tutti gli esseri umani ci dovrebbe invitare ad essere gentili e compassionevoli verso noi stessi e verso gli altri. Il tentativo di conoscere esistenzialmente l'altro ci ha portato negli anni a riflettere sul bisogno ontologico di compassione, che ci dovrebbe contraddistinguere nella cura, dentro o fuori dal sistema sanitario, perché è alla radice di ogni tentativo di cura eticamente rispettoso. Ma cos'è la compassione? Questo termine è spesso interpretato in modo errato, usandolo come sinonimo di un superficiale pietismo, cioè di una commiserazione volutamente esibita e spesso anche ipocrita. Compassione significa invece riconoscere la sofferenza propria e altrui e voler agire per alleviarla, La compassione non è da intendersi come una capacità umana che abbiamo o non abbiamo, è un processo allenabile che permette di prendersi cura della sofferenza. Questo processo è contraddistinto da 4 fasi. Prima bisogna riconoscere la sofferenza, poi connettersi ad essa, elaborare in seguito una volontà di azione e da ultimo agire per alleviarla. E quest'ultima dimensione, quella dell'azione, è fondamentale per distinguere la compassione dall'empatia, anche fisiologicamente. In effetti Richard Davidson, professore di psicologia e psichiatria dell'Università del Wisconsin, spiega che le reti cerebrali associate alla compassione e all'empatia non si sovrappongono affatto. Sono sistemi cerebrali completamente diversi. Quando le persone provano empatia, le regioni cerebrali associate al dolore e alle emozioni negative si attivano. Con la compassione, invece, la rete è diversa. Si tratta di regioni cerebrali associate a emozioni positive, a sentimenti di connessione e alla capacità di vedere dalla prospettiva altrui. In fine della citazione, in questa prospettiva traspare l'idea di umanità comune, di cui abbiamo parlato, che di fatto è considerata uno dei 5 pilastri della compassione secondo questo centro di Stanford di cui vi abbiamo appena parlato. Inoltre, anche intravedersi un altro modo per
per entrare in relazione al tema di questa serata è la compassione e il legame mente-corpo. Finisco appunto con alcune notizie riguardanti questo aspetto. Per il dottor James Doty, professore di neurochirurgia nella scuola di medicina dell'Università di Stanford, lui parla di neuroanatomia della compassione. La compassione aiuta il nostro cervello a funzionare meglio perché modula meglio l'attività dell'amigdala, che già è stata citata prima. Ad esempio, in uno studio di pace del 2009 sullo psiconeuroendocrinology, questo studio mostra come l'allenamento alla compassione, come già dicevo, possa portare al miglioramento della funzione immunitaria e all'aumento della resilienza allo stress. Inoltre, alcuni studi in corso presso il centro di ricerca di Stanford suggeriscono che l'espressione genica possa essere influenzata da allenamenti mentali radicati nella compassione. È un discorso che abbiamo già sentito prima. Altri studi, condotti con l'ausilio della risonanza magnetica, hanno evidenziato come la consapevolezza dell'umanità comune, che abbiamo definito poco fa come uno dei pilastri della compassione, porti all'attivazione di sistemi neurali coinvolti anche nei comportamenti legati alla cura e all'accudimento. Emerge quindi anche il collegamento tra compassione, cura e medicina, mediato da questo concetto centrale di umanità comune a cui vorrei tornare chiudendo il mio intervento. Si potrebbe ipotizzare che la visione relazionale della realtà possa emergere soltanto dal legame con l'altro, come se questo rapporto venisse prima dei soggetti, dei curanti o dei curati, chiamati in causa. In altre parole, si tratterebbe di una relazione radicata nella sofferenza come matrice dell'esistenza umana che chiama in causa la compassione come unica possibile risposta non solo alla cura dell'altro, ma anche di noi stessi e di tutta la società che abitiamo. La cultura, come conoscenza dell'altro, diventa quindi un atto di compassione che riconosce e non prescinde dalla sofferenza esistenziale a cui tutti noi siamo esposti ogni giorno, al di là di ogni dualismo mente-corpo, sano-malato, soggetto-oggetto, individuo, società. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie professor Malacrida per questo contributo molto, molto importante, perché è riuscito a coniugare proprio la parte di approccio filosofico e la parte scientifica. Avete visto come si intrecciano e ci ha spiegato questo aspetto così importante della compassione, che dovrebbe diventare un criterio e un qualcosa che messo davanti a molti studenti di medicina già nei primi anni di studio, perché poi dopo si fa fatica a acquisire queste conoscenze quando ci si inizia a parlare di attività materie cliniche, però nei primi anni secondo me sarebbe fondamentale. Bene, ora è il momento del professor Giovanni Pedrazzini, che ovviamente qui gioca in casa, è inutile quasi che lo presenti, lo conoscete benissimo come professore ordinario e decano della Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI, direttore del Dipartimento di Cardiologia del Cardiocentro Ticino, in cui ha diretto per quasi 20 anni il servizio di cardiologia interventistica. Tra l'altro lui è uno dei più grandi esperti del trattamento percutaneo delle valvole cardiache, in particolare per esempio la valvola mitrale, in cui c'è un'esperienza incredibile, autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche in vari ambiti della cardiologia. Ma parallelamente a queste attività accademiche e di ricercatore,
Lui ha svolto anche iniziative a carattere umanitario, come quelle in Guinea-Bissau o in Calcutta. Ma c'è anche un altro lato che mi interessa sottolineare della sua personalità, che fitta benissimo nella serata dedicata alla letteratura e alla lettura, perché il professor Pedrazzini è anche uno scrittore. È uno scrittore, direi, brillante. Il suo libro Dove nasce l'amore ha vinto il premio Chiara. Beh, il prossimo, allora aspettiamo con ansia il prossimo. E devo dire che è un libro che dove emerge il grande spessore umano e la qualità letteraria che poi sono la base di questa nuova disciplina della medicina narrativa. È un libro che porto sempre con me, tra l'altro, è questo. Vi consiglio di leggerlo perché veramente alcuni racconti sono commoventi. Allora, a lei, professor Pedrazzini, la parola. Se vuole usare delle slide può utilizzare questa l'avanzamento slide sulle faccette. Ma così in casa non mi sento, in questo momento mi sento piuttosto uno straniero, ma è anche, probabilmente è anche bello portare un pochettino il punto di vista dello straniero in una serata come questa, che ha toccato così, devo dire, degli apici come forse non abbiamo mai visto in questi corsi, soprattutto durante la lettura che ci ha catturati tutti. Quindi io cerco, così come straniero di queste tematiche, forse di riportarvi un po' coi piedi per terra, quindi pian pianino il mio discorso si abbasserà di livello. È partito molto in alto con il professor Grossi, ha volato altissimo con la sua lettura e con l'intervento di Carmelo Rifici. Anche tu ti sei tenuto molto alto. Io vi riporto un po' a delle riflessioni banali e generali anche sul senso della cura. Parto da un'affermazione piuttosto semplice che conosciamo tutti: mens sana in corpore sano. Vi ricordo che il detto mens sana in corpore sano risale al 50 d.C. dal poeta romano Decimo Giugno Giovenale. È una frase semplice che leggo in latino: randum est ut sit mens sana in corpore sano, che vale a dire preghiamo gli dei affinché possiamo avere una mente sana in un corpo sano. Stasera abbiamo parlato del contrario. La mente sana nel corpo sano significa avere un corpo sano affinché sia sana la mente. Quindi la cultura del corpo sano, che in fondo era comprensibile e normale ai tempi di quando Juvenale ha scritto le sue satire, perché se vedete da questa diapositiva, la speranza di vita a quei tempi superava appena i 35 anni. Quindi parliamo di un corpo sano, perché dopo il corpo sano non c'era niente. E quindi era un corpo sano che si allenava a tenere la mente sana. Vedete 3 raffigurazioni, 3 foto, non so se c'è il mouse. Noi medici giuriamo sul sacramento di Ippocrate, quindi medico greco, che viveva in un periodo dove la speranza di vita era 25 anni, quindi non c'era la dimensione della malattia. Poi arriva Galeno, un medico del tardo periodo romano, la speranza di vita è poco sopra i 35. Poi arriva Pasteur, il primo grande scienziato. Forse il primo è stato Semmelweis, però mal ricordato, è arrivato Pasteur, con la scoperta dei vaccini, cioè non dei vaccini, sì, dei batteri, però la speranza di vita era di 47 anni.
Quindi parliamo di grandi personalità che descrivono mens sana in corpore sano. Il paradigma è che oggigiorno dovremmo parlare quasi di un corpo sano in una mente sana. E il problema è che cos'è il corpo sano? Ed è questa la riflessione che voglio portarvi come primo spunto di riflessione. Vedete che la speranza di vita qui in Svizzera, in Ticino, aumenta, scusate, faccio fatica a tirare il mouse, aumenta progressivamente per gli uomini e le donne, però non siamo lontani da un'età media per le donne di 86 anni, media, non massima. Quindi la speranza di vita di una donna ottantenne può essere anche di 12 o 13 anni. La speranza di vita media di un uomo di 81 anni si allunga quasi di un anno ogni 5-6 anni. Quindi la medicina sta facendo dei progressi strepitosi, ma che stanno cambiando radicalmente il rapporto corpo-mente, quindi in un certo senso invertendo quello che si pensava la mente sana in un corpo sano. Quindi noi curiamo il corpo per avere una mente sana. E stasera il professor Grossi ci dice sì, curiamo il corpo, ma è anche vero che una mente sana può avere un impatto potentissimo sul corpo che non è più sano. Perché non è più sano il corpo, il nostro corpo? Perché questa era la visione dell'uomo, uomo inteso uomo e donna evidentemente, fino al XX secolo, quindi tanta salute, poca malattia e poi la morte. E non c'era neanche la dimensione della sofferenza, perché la sofferenza era una sofferenza breve, il dolore di una ferita, il dolore di una malattia, ma il tutto limitato a poco tempo. Nel XX secolo subentra la condizione della malattia che tanti di noi, tanti di voi portano come dimensione che accompagna la nostra vita. Quindi la salute fin quando si può, e poi il lungo periodo della malattia raccontato benissimo, che può passare da una malattia benigna, ma che i medicamenti aiutano ad allungare. Ecco, in questo contesto diventa, penso, importante questa unità mente-corpo che non si rivolge più dal basso verso l'alto, del corpo verso la mente, ma che ha bisogno di riorientarsi verso il basso, quindi della mente verso il corpo. E questo è quello che sta diventando l'umanità, quindi stiamo diventando un insieme salute e malattia, perché le scoperte di questi ultimi anni vertiginose, e ne vedremo ancora tantissime in pochissimo tempo, ci fanno già capire da bambini a cosa saremo destinati. E quindi vivremo, già stiamo vivendo parzialmente, ma vivremo questa condizione di una malattia genetica che ci portiamo addosso, perché ci porterà in un qualche modo alla morte, chi prima, chi dopo. Però è proprio in questo ambito penso che sia benvenuto questa unità del corpo, mente-corpo, ma con una freccia che si riorienta verso il basso, quindi di una mente che viene in soccorso in maniera rigorosa e scientifica di un corpo che è molto probabilmente molto più fragile di quello che noi possiamo pensare. Ecco, questa è la prima riflessione sull'unità mente-corpo. La seconda riflessione di tutt'altro genere, e qui mi riallaccio un po' anche a quanto ha detto il professor Malacrida, le parole che curano. Le parole che curano, quindi ha fatto la conoscenza e il rispetto dell'altro, quindi il bisogno di compassione, il bisogno di capire, ma che non tocca solo il paziente, tocca anche tutto il mondo della cura, perché la sofferenza è un male che si trasmette, e quindi io non credo, i chirurghi, paragono i chirurghi di una volta un po' come ai salmoni che risalgono il fiume, che quando arrivano in fondo al fiume, prima di morire, sono completamente deformati dalle 1000 battaglie che hanno dovuto affrontare. E così penso che i chirurghi di una volta, che
pensavano di sopravvivere a tutto arrivavano interiormente distrutti da tutto quello che avevano vissuto. Quindi anche nel mondo della cura c'è bisogno di compassione. Anche questo, come diceva il professor Malacrida, è un processo allenabile alla sofferenza. E qui, se volete proprio un esempio banale, questo era il medico di una volta, ma anche il curatore di una volta, un camminatore solitario su una fune, un funambolo che si teneva in equilibrio, qualcuno ogni tanto cadeva, evidentemente moriva annegato nel dolore di quello che aveva vissuto. Questa è un po' la medicina moderna, ecco, la medicina che piace a me ma che piace a noi, quindi una medicina di persone che stanno in equilibrio, che si aiutano una con l'altra, ma si aiutano per curare meglio e probabilmente si aiutano anche per allenarsi alla sofferenza di quello che vedono. Quindi anche qui la narrazione, le parole che curano, probabilmente anche quello che ho scritto io, anche quello che ho scritto io è un modo per curare noi persone che curiamo, perché non siamo indistruttibili. E dobbiamo, penso, anche qui francamente renderci conto di questa condizione, che è una bella condizione, è una bella condizione della persona che cura, che anche lei si sente vulnerabile, che però può, se volete così in maniera ideale, prendersi per mano e danzare, come in questo meraviglioso quadro di Matisse. Quindi penso che anche qui dobbiamo ripensare tutto, non solo la mens sana in corpore sano, ma pensare anche che le parole che curano non curano solo l'ammalato, ma curano anche, perché andiamo a teatro anche noi? Carmelo, mi permetto di... Perché ci siamo incantati anche noi da una lettura meravigliosa? Perché anche noi veniamo curati, quindi non dobbiamo vergognarci di questa dimensione che in fondo ci aiuta a vivere meglio e a far vivere meglio. La terza riflessione è uno sguardo rivolto al futuro e tocca un pochettino il mondo della cura. Dopo ho finito. Questo è un bellissimo quadro di Charcot. Charcot era un famosissimo neurologo francese di fine XIX secolo. Sono conosciute le sindromi di Charcot, quindi qui è ritratto in un momento della sua visita, quindi ai tempi dove non c'era ancora lo stetoscopio, se riesco a azionare, ecco. E questi sono i suoi allievi, quindi questo era il mondo della cura, il privilegio del contatto fisico con il paziente, perché come il paziente ha bisogno del contatto fisico e delle parole che curano, perché è chiaro che le parole del medico e del medico di campagna che aveva solo le parole, aveva parole che curavano, e queste parole penso dobbiamo avere il coraggio di riprenderle anche noi. E questi erano i suoi adepti, i suoi studenti. Ecco, in che direzione stiamo andando noi? E questo è così un segnale che lancio anche ai giovani medici, non so se ce ne sono in sala, ai giovani studenti di medicina, di dire: non perdete questo privilegio di sentire, toccare, ascoltare il paziente, perché non è solo il paziente che beneficia di quello che voi gli offrite, ma siete anche voi che beneficiate della sua umanità. Quindi il medico forse curerà il corpo del paziente, ma a volte anche il paziente può curare la mente del medico. E la sfida futura, e qui concludo, che dovremo affrontare in questo rapporto medico-paziente, sono tutto quello che stiamo già vivendo e che ci arriverà a portata di mano in pochissimo tempo: l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione, le tecnologie mostruose, le simulazioni. Quindi la medicina d'oggi deve fare i conti, non è più la medicina del medico di campagna, ma deve fare i conti con tutti questi strumenti che ci cambieranno drasticamente il nostro mondo della cura. Dovremo imparare a lavorare con l'intelligenza artificiale, dovremmo farla diventare una specie di nostro compagno di lavoro, ma dovremmo custodire gelosamente questo ambito. Ecco, lasciamoci portare via
le nostre conoscenze o parte delle nostre conoscenze da questi compagni di viaggio, ma non lasciamoci portare via il paziente, cioè teniamocelo stretto, perché è questo che in fondo aiuta a mantenere intatta la relazione e a costruire un rapporto meraviglioso e a far diventare il nostro lavoro uno dei mestieri più belli del mondo. Vi ringrazio. Bene, grazie professor Petrazzini. Direi che con il suo intervento abbiamo veramente chiuso in bellezza la serata. Abbiamo pochi minuti, pochissimi forse, no? Qualche 10 minuti, diciamo, forse anche qualcosa di più. Per domande da parte vostra, se avete domande volentieri, magari vi chiedo solo di fare domande piuttosto brevi, così guadagniamo tempo. Chi volesse partecipare alzi la mano e gli diamo la parola. Ecco, arriva un microfono. A me ha colpito particolarmente, buonasera a tutti, mi ha colpito, non riesco a leggere il nome della persona che si trova, del dottore che si trova in centro. Malacrida. Malacrida, ecco. La differenza fra compassione ed empatia. Lei ha detto che, scusi se mi ho espresso in maniera molto approssimativa, ma che si stimolano come dei centri neurologici o come... E invece sono parole che sembrano quasi sinonime o che sono intimamente relazionate. Grazie. Ma al di là dell'aspetto aspetto neurofisiologico, la differenza più importante da un punto di vista proprio della definizione, ma poi anche più importante per il paziente, è che l'empatia solitamente si intende come quando si realizza la sofferenza dell'altro, il problema dell'altro, la situazione a volte positiva, ma nella medicina solitamente complessa dell'altro. E questo arriva lì. Mentre la compassione è quando di questa conoscenza se ne fa qualcosa e si agisce. Poi alla fine c'è un libro molto interessante della professoressa Boella, già ordinaria di filosofia a Milano, la Statale di Milano, che si chiama Le empatie, proprio perché ce ne sono molte, le definizioni sono tante, ma per noi diciamo che la cosa importante è proprio fra l'azione e non soltanto limitarsi alla constatazione della sofferenza altrui. Grazie. Bene, altre domande, curiosità? Eccoli. Arriva un microfono. Buonasera. Lei parlava prima, inizialmente la parte che mi interessava molto è l'impatto delle emozioni positive sulla salute. Sì. E oggi abbiamo parlato delle parole. La volta scorsa si parlava della musica. Nella sua esperienza ci sono, delle aree che hanno un impatto più forte delle altre in termini di salute? Ci sono delle emozioni che arrivano, diciamo, da alcune esperienze più importanti di altre in termini di salute? Grazie. Ma qui ci troviamo di fronte a un problema tecnico, ovvero gli stimoli, come dire, salutogenici, cioè la parte che riguarda la cultura e l'arte in senso molto lato, mettiamoci anche la parte letteraria, sono diversi per il fatto che noi abbiamo più facilità a studiarne alcuni. Ad esempio la musica è molto più facile studiare gli effetti, perché io espongo una persona ad un ascolto musicale e posso misurare tutta una serie di parametri. Altri tipi di attività rendono più difficile fare degli studi molto approfonditi e quindi
apparentemente la musica è l'attività artistica che ha maggiore peso, però è un problema metodologico, quindi non sono certo di questo. Il prossimo incontro, mentre se qualcuno poi sviluppa una domanda, alzi la mano e gli do la parola, ma approfitto per dire che il 30 di ottobre sarà il prossimo incontro, ce l'avete sul programma, quindi saltiamo una settimana e incontreremo in particolare questa giornalista e pediatra, contemporaneamente due professioni apparentemente lontane, ma lei interpreta molto bene, è anche scrittrice di successo, proprio di racconti di ambito medico, le sue short story di tipo medico. Perry Klass è una newyorkese e è stata, non dico l'ideatrice perché mi ha spiegato che in realtà l'idea era venuta a alcuni colleghi di un reparto ospedaliero. Il merito suo è quello di avere promosso questa nuova filosofia della lettura genitoriale per facilitare il neurosviluppo del bambino a livello di mass media, a livello di messaggio per il largo pubblico. Quindi portato avanti questo programma, si chiama Reach Out and Read, poi è diventato dalle nostre parti Nati per leggere, e questo l'ha fatto circa 30 anni fa. Dopo 10 anni è arrivato Nati per leggere in Europa, e quindi sia in Italia, in Svizzera, sono iniziative veramente molto importanti, e quindi ci racconterà un po' la storia di questa pratica e anche le basi. Sempre, noi abbiamo sempre un occhio sulle evidenze scientifiche, cioè parliamo di cose che si dice sono benefiche, ma vogliamo le prove solide. Quindi non parliamo così di aspetti aleatori, insomma, ma di qualcosa di concreto. Quindi spero di rincontrarvi la prossima edizione. Avremo ancora un intermezzo letterario molto, molto interessante, di cui parleremo appunto nella prossima occasione. Allora, visto che non ci sono domande, credo che sia possibile chiudere la serata. Ringrazio tutti i relatori, ringrazio il pubblico, ringrazio l'attrice. È stato veramente un pezzo di grandissimo valore, e anche tutto lo staff e il gruppo di lavoro della parte letteraria, a partire da Carmelo Rifici. Arrivederci e grazie ancora dell'attenzione.